È più di un anno che qui su Talk parliamo di orologi, di passione, di collezionismo, di andamento di mercato, da ultimo la domenica insieme a Rosario. Ho pubblicato un centinaio di video sull'argomento, ma non abbiamo mai parlato di come e perché nascono gli orologi. Li portiamo al polso, ci servono ad arrivare puntuali, a misurare il tempo o a cucinare alcune volte, ma sappiamo perché e quando nascono gli orologi? Beh, forse il perché è abbastanza semplice immaginarlo. Come e quando però è un po' più difficile. Iniziamo. Come potrete immaginare, la storia degli orologi naturalmente è millenaria ed arriva con le prime società civili. Già si pensa all'epoca dei cinesi, 5000 anni avanti Cristo circa, ed arriva per una necessità abbastanza banale, cioè quella di cercare di capire in quale parte della giornata ci si trovasse. Oggi è sicuramente incredibile immaginare che non si sappia in quale parte della giornata ci si trovi. È vero che in alcune condizioni ci sono degli orologi adatti a questo, ad esempio mi viene in mente l'Explorer di Rolex, ma anche tutti gli altri orologi della medesima categoria che indicano con una seconda sfera sul quadrante delle ore la parte della giornata, quindi anti o post meridian. Ma all'epoca, quando non c'era assolutamente la possibilità di misurare il tempo, quando l'uomo era organizzato in società civili da pochissimo, era addirittura difficile rendersi conto se era già passato mezzogiorno, ad esempio, e se ci si trovasse quindi nella parte della mattina o nella parte del pomeriggio. Insomma, la misurazione del tempo divenne un'esigenza e allora nacque il primo strumento che sicuramente tutti conoscerete e che abbiamo studiato a scuola sin da piccoli, ovvero la meridiana. Ecco, la meridiana non è altro, come sapete, che un palo conficcato nel terreno e che grazie al sole indica con la proiezione dell'ombra una determinata porzione di quadrante, i primi orologi molto rudimentali che erano stati inventati all'epoca, e serviva soltanto a capire in quale momento della giornata ci si trovasse. Non c'era assolutamente nessun tipo di divisione in ore o addirittura in minuti. In pratica il giorno iniziava con il sorgere del sole all'epoca dei babilonesi e con il tramonto del sole invece all'epoca dei greci, per poi arrivare invece all'inizio della giornata a metà della notte, cioè a mezzanotte, con i romani. Prima ancora di arrivare ai romani però la lettura dell'ora si era già evoluta, passando dalla meridiana, che aveva due problemi, cioè non era possibile leggere l'orario in condizioni di tempo nuvoloso, quindi soprattutto d'inverno o comunque di notte, e si passò all'orologio ad acqua, una specie di clessidra se vogliamo, riempita però d'acqua, e con lo sgorgare di quest'ultima in maniera controllata era possibile capire quanto tempo fosse passato in base a quanta acqua era rimasta nel vaso. Arrivò poi anche la clessidra a sabbia, che però per questioni strutturali non aveva la possibilità di contare tutte le ore della giornata, per poi arrivare dopo babilonesi e dopo i greci ai romani, che pensarono a individuare un metodo più preciso per determinare l'ora del giorno. Infatti anche loro avevano l'utilizzo della meridiana per la lettura dell'ora, ma in quel caso, come abbiamo appena detto, iniziava la giornata dalla mezzanotte e questo gli consentiva di dividere il giorno nelle classiche 24 ore, anche se questo arriverà con il tempo. Anche perché la meridiana aveva un problema principale, e cioè non soltanto quello della mancata lettura, come abbiamo appena detto, ma anche il fatto che il Sole, in base alla sua latitudine, segna un'ombra diversa. E questo significa che bisognava adeguare i quadranti delle meridiane alla giusta latitudine, e fu una cosa di cui si occuparono gli astronomi greci messi davanti al problema. La stessa cosa succedeva anche a Roma, e infatti un detto dell'antica Roma, in base agli scritti che sono giunti fino ad oggi, era che a Roma era più facile mettere d'accordo i filosofi che gli orologi della città. Eppure sembrerà strano, ma anche a quel tempo l'orologeria ebbe una grande evoluzione, tanto da diventare, come oggi, uno status symbol vero e proprio. L'esigenza di leggere l'ora infatti era sempre più sentita dai romani e dalla società dell'epoca, tanto che le meridiane iniziavano a fare la loro comparsa sui campanili, sulle torri più alte, in maniera tale che potessero essere lette da tutti i cittadini. E accanto alle meridiane
c'erano anche appunto i famosi orologi ad acqua, in maniera tale da poter leggere sempre l'orario anche in condizioni di meteo avverse o anche di notte. Però proprio per questo motivo l'orologio iniziava a diventare qualcosa di fondamentale. Iniziò a diventare anche un accessorio molto richiesto dai cittadini più abbienti dell'antica Roma, tanto da diventare qualcosa di molto artistico anche riguardo agli orologi ad acqua, con delle complicazioni, se così vogliamo dire, particolari e caratteristiche di ogni orologio. Ad esempio gli orologi che emettevano un fischio nel momento in cui segnavano una nuova ora, o anche per esempio lanciavano dei sassi per terra in maniera tale da sentire il suono e capire che era trascorsa appunto un'altra ora. C'è un episodio in particolare che ci viene raccontato da Petronio e che riguarda Trimalcione all'epoca dell'antica Roma, il quale aveva installato all'interno della propria villa un orologio ad acqua e aveva assunto un suonatore di corno appositamente perché suonasse un fischio ogni volta che l'orologio segnava una nuova ora. L'orologio così diventava uno status symbol vero e proprio, come abbiamo appena detto, e ne facevano vanto le famiglie più abbienti che ne avevano uno dentro le proprie dimore. Lo stesso Trimalcione era così ossessionato dagli orologi che ordinò che un orologio ad acqua venisse installato sulla sua lapide nel momento in cui fosse morto, così che chiunque avesse voluto leggere l'orario avrebbe anche dovuto leggere per forza il suo nome. E questo a sottolineare che i cittadini dell'antica Roma erano ossessionati dalla lettura dell'orario, forse non come noi oggi, ma chissà con un Rolex al polso che cosa sarebbe successo. Dopo la meridiana, dopo le clessidre, dopo i più complicati orologi ad acqua, inizieranno poi ad arrivare i primi orologi meccanici, era circa il 1300, e naturalmente arriveranno poi con lo sviluppo i vari quadranti, le lancette, quindi gli orologi analogici e tutte le lavorazioni e le complicazioni esterne ed interne a rimarcare la bellezza della micromeccanica, della microingegneria, già diversi secoli fa. Ma questa è un'altra storia di cui magari parleremo in un prossimo video. Io naturalmente vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata. Se volete nei commenti ditemi se conoscevate la storia dell'orologio e magari parleremo poi di un'altra storia in una prossima puntata qui su Top. Ciao!